Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi mi preparo un pesce spada, una fetta di pesce spada con dei carciofi. Adesso questi li pulisco un po', levo le foglie più coriacee che ci sono sopra. Hanno preso un po' di freddo questi carciofi e quindi sono adatti più che per mangiarli crudi, per cucinare. Questo è lo spinoso, famoso spinoso sardo, che è ottimo da mangiare in pinzimonio. Però quando a volte perde un po' di smalto e tende un po' a appassire leggermente, sono ottimi anche per la cucina. Quindi adesso li sfoglio, le foglie più coriacee, poi dopo li taglio a pezzettini e li metto in acqua e limone, in modo così che rimangano sempre chiari, per evitare l'ossidazione. Intanto io procedo e poi ci vediamo più tardi per l'assaggio. Ecco qua, vedete, si sfogliano così fino a quando arriviamo alla parte più tenera, poi tagliamo, o meglio taglio perché sto tagliando io, leviamo un po' di foglie coriacee sopra, ecco qua, anche il tronchetto, un pezzetto di tronchetto. Una volta pulito in questo modo, poi lo taglio a metà, vedo se la barba, in questo caso la barbetta che c'è dentro, è minima, quindi si può anche lasciare, e poi a pezzettini nella soluzione di acqua e limone. Ecco qua, adesso io continuo e ci vediamo più tardi ai fornelli. Quindi dopo aver pulito i carciofi, tagliati a fettine e messi nella soluzione di acqua e limone, trito un po' di prezzemolo, non tantissimo perché devo condire i carciofi e poi la fetta di pesce spada. Uno spicchio d'aglio schiacciato un po' in modo da far più facilmente levare la buccia, e lo taglio questo a pezzetti. Quindi la quantità d'aglio è molto discrezionale, io ne uso uno spicchio discreto e quindi mi basta per tutto. Adesso padella della giusta capienza e fondo di extravergine d'oliva. Faccio riscaldare l'aglio e poi comincio la cottura dei carciofi. Ovviamente i carciofi hanno bisogno di una cottura relativa, nel senso che ognuno decide quanto devono essere più o meno morbidi. Considerato che è un prodotto che si può mangiare anche in crudo, potete immaginare che anche se rimane leggermente croccante, anzi io lo preferisco, quindi li lascio sempre più croccanti del solito, quindi non vado a esagerare con la cottura in questo caso. Utilizzo il limone che avevo usato per il bagnetto dei carciofi e quindi un goccino lo metto anche in cottura. Adesso prezzemolo tritato sopra, un fondo d'acqua per dare ai carciofi un po' di morbidezza. Quindi come cottura dei carciofi io li lascio 6-7 minuti coperti a fuoco moderato, non di più. Pronti i carciofi, faccio un po' di spazio e metto la fetta di pesce spada. Spengo in modo da non stracuocerlo già dall'inizio, perché adesso vado al condimento. La pelle non la tolgo perché posso levarla anche dopo, una volta cotta, e poi ha la particolarità anche di tenere la fetta compatta anziché magari arricciarsi. Un po' di prezzemolo sopra, e poi giro la fetta, ancora prezzemolo, olio extravergine d'oliva da una parte e dall'altra, pepe e sale, questo molto a discrezione, molto a piacere. Non avevo messo il sale precedentemente anche per i carciofi, quindi una minima salatura la faccio, e poi accendo di nuovo il gas per portare a cottura la fetta di pesce spada. I tempi di cottura del pesce spada devono essere brevissimi perché tende ad asciugarsi, quindi una fetta che può essere di spessore di 2 cm va benissimo 1 minuto per parte a fuoco vivo, così si cuoce e non rimane troppo asciutto.
Questo è un po' la regola per tutti i pesci da francio, quindi cotture brevi. Bene, continuo con un po' di pepe sopra, terminata la cottura, copro e porto in tavola per gli assaggi. Ecco il piatto finito, adesso mi appresto all'assaggio. Avete visto come la cottura è stata brevissima, perché altrimenti il pesce spada tende un po' ad asciugarsi, quindi pochi minuti, neanche un minuto per parte. Vabbè, l'odore, il profumo è... Vabbè, strabanato. Mm. Due pomodorini per decorazione. Alla prossima ricetta, io intanto continuo l'assaggio. Questa cosa è stravanata, è mondiale.